In questo approfondimento impariamo ad accordare il basso elettrico. Accordare il basso elettrico può essere un'operazione abbastanza semplice anche per chi è alle prime armi, a patto che lo strumento sia stato sottoposto ad un corretto setup, cioè ad una serie di regolazioni che in genere vengono effettuate da una figura professionale specifica, cioè il liutaio, che si disponga di un accordatore elettronico e che le corde siano sì stonate, ma non troppo distanti dall'intonazione corretta. Quest'ultimo punto è quello che in genere disorienta di più chi si accosta al basso elettrico per la prima volta e senza esperienze musicali precedenti. Ma andiamo con ordine. Le corde del basso elettrico sono dalla più grave alla più acuta Mi, La, Re e Sol. Queste sono le cosiddette corde vuote, cioè quelle che ci danno una nota senza la necessità di premere con un dito della mano sinistra. Ma non basta dire che queste corde sono Mi, La, Re e Sol. Dobbiamo anche identificare quale Mi, quale La, quale Re e quale Sol sono queste quattro note. Per capire quanto abbia senso la questione che pongo, riferiamoci alla tastiera del pianoforte, dato che tutti, bene o male, abbiamo presente com'è fatta e anche se non abbiamo studiato il piano, difficilmente trovandocene uno davanti abbiamo resistito alla tentazione di premere qualche tasto per sentire come suona. Questo in realtà è un piano digitale, il suono è generato in maniera totalmente differente da un pianoforte tradizionale, ma semplifichiamoci la vita e facciamo finta che si tratti di un pianoforte acustico vero e proprio. La maggior parte di noi è in grado di identificare con sicurezza il Do sul pianoforte. Questo per esempio è Do, in particolare il Do centrale. Ma come ben sappiamo sul pianoforte ci sono altri tasti col nome Do, che però hanno differenti altezze, cioè differenti frequenze. Il Do centrale ha una frequenza di 261 Hz, in sostanza compie 261 oscillazioni al secondo. Questo Do, che è un'ottava sopra, ha una frequenza doppia, cioè circa 523 Hz. Questo Do invece, che è un'ottava sotto il Do centrale, ha una frequenza che è la metà rispetto al Do centrale, cioè circa 130 Hz. Come è facile intuire, questo discorso vale per tutte le note del pianoforte, ma in realtà vale per tutte le note di tutti gli strumenti, perché è proprio una caratteristica connaturata al suono. Dunque non basta conoscere il nome della nota corrispondente alla corda, ma è molto importante anche saper identificare l'altezza giusta di ciascuna corda. Ovviamente non è necessario conoscere i valori numerici di tutte le frequenze, basta esercitarsi a riconoscere a sensazione se quella determinata nota è più o meno all'altezza giusta. Anni fa mi accadde che un allievo venne a lezione dicendomi che gli avevano venduto un set di corde difettate perché mentre le montava una si era rotta, cosa peraltro verosimile. Quando mi diede il suo strumento per verificare lo stato delle corde superstiti, mi resi conto che le aveva tirate eccessivamente e solo per un caso non si erano rotte tutte. In sostanza si era disorientato e senza rendersi conto aveva tentato di intonarle un'ottava sopra. In realtà, quando si tratta di intonazione, disorientarsi è un fatto più frequente di quanto si pensi, a meno che non si abbia l'orecchio assoluto, ma quello è un dono di natura che fa caso a sé. Dunque, come procedere all'accordatura del nostro basso in modo preciso, sicuro e senza fare danni quando si ha poca o addirittura nessuna esperienza in materia? Se abbiamo a disposizione un pianoforte siamo già un passo avanti, in quanto disponiamo di un riferimento sicuro. Il Mi del nostro basso, infatti, corrisponde al primo Mi che incontriamo sul pianoforte muovendoci dal registro basso a quello acuto, cioè da sinistra verso destra. Dunque, suonando la nota Mi del pianoforte e tirando gradualmente la corda Mi del nostro basso, per approssimazione possiamo avvicinarci in modo abbastanza preciso alla frequenza corretta. Fatto questo abbiamo più strade, seguiamo prima la più semplice e intuitiva. La corda successiva da intonare è il La. Bene, dal nostro Mi sul pianoforte spostiamoci ancora verso destra ed il primo La che incontreremo corrisponderà come frequenza al La del nostro basso. E così faremo anche per il Re. Per cui dalla nota La ci spostiamo verso destra fino al primo Re che incontriamo.
Dal Re ci spostiamo verso destra e il primo Sol che incontriamo corrisponderà alla frequenza della corda Sol del nostro basso. A questo punto potremmo dire che il nostro basso è intonato correttamente, ma con ogni probabilità non lo è. Per quale motivo? Perché il suono del pianoforte è molto ricco di armonici, vale a dire che ciascuna nota è composta da tante piccole voci, ciascuna con una propria frequenza, e questo può rendere difficoltoso il percorso di approssimazione all'intonazione corretta, perché la nota del pianoforte appare al nostro orecchio sempre un po' nebbiosa e sfuggente. Per cui a questo punto l'accordatura fine, come si dice in gergo, cioè quella precisa, potremmo affidarla ad un accordatore elettronico. Se non abbiamo a disposizione un pianoforte, sarà comunque necessario trovare un modo di intonare almeno una delle 4 corde del basso. In questo caso utilizziamo un corista, un piccolo strumento a fiato molto simile ad un'armonica a bocca, però in grado di produrre solo una nota, il La. Dunque accorderemo la corda del nostro basso che porta lo stesso nome, cioè il La, facendo attenzione però che la nota del corista è un La molto più acuto, dunque facciamo attenzione a non confonderci. A questo punto per intonare il Re ci basta premere il quinto tasto della corda La. Quel tasto corrisponde appunto alla nota Re ed è lo stesso Re della corda a vuoto. Dunque anche qui procederemo per approssimazione. Lo stesso discorso vale per il Sol, dato che il quinto tasto della corda Re è un Sol, lo stesso Sol della corda a vuoto. Ora rimane da accordare il Mi e per fare questo utilizzeremo lo stesso procedimento però all'inverso. Dato che il quinto tasto della corda Mi è un La, corrispondente al La della corda a vuoto, suoneremo questa nota e la confronteremo con il La a vuoto. Ovviamente questa volta andremo a correggere la corda Mi e non quella di La, che è il nostro riferimento. Anche in questo caso l'accordatura che avremo ottenuto sarà approssimativa e sarà il caso di utilizzare un accordatore elettronico per raggiungere l'intonazione precisa. Ad ogni modo, i due metodi appena visti, che è importante conoscere perché ci aiutano a familiarizzare con lo strumento, ci portano molto vicini ad una buona accordatura. Ad un certo punto poi diventa una questione di sensibilità dell'orecchio, ma in ogni caso sono un po' macchinosi e non ci danno la certezza della precisione. Dunque vale la pena prendere in considerazione altri sistemi più precisi e sicuri. Uno è quello dei suoni armonici. Cosa sono i suoni armonici? Ricordate che poco fa, parlando del suono del pianoforte, ho fatto riferimento ai suoni armonici che lo compongono, definendoli come tante voci che nel loro complesso costituiscono il suono che sentiamo? Bene, è proprio così. I suoni armonici sono, per così dire, i sottocomponenti di un suono e si possono individuare e mettere in risalto dividendo la corda in porzioni matematicamente definite. Gli armonici sono tantissimi, ma se noi tocchiamo la corda senza premere in questi punti precisi e la pizzichiamo, possiamo individuare e porre in risalto i principali. Questi armonici, oltre ad essere una risorsa espressiva ed artistica che lo strumento ci offre, possono servirci per l'accordatura con una precisione pressoché assoluta. Sfrutteremo dunque le frequenze generate contemporaneamente dagli armonici di due corde e il fenomeno dei battimenti. Il fenomeno dei battimenti si verifica quando due frequenze sono molto vicine tra loro ma non sono identiche. In pratica le due onde ne generano una terza risultante dalla somma algebrica delle due. Dunque immaginiamo di aver intonato la corda Mi con uno dei metodi precedentemente descritti e procediamo ad intonare le altre corde utilizzando gli armonici. Facciamo risuonare contemporaneamente l'armonico sul settimo tasto di La e sul quinto tasto di Mi. Si percepiscono i battimenti. Andiamo a tirare la corda La finché i battimenti non spariscono. Perfetto. Adesso procediamo ad intonare la corda Re, quindi suoneremo l'armonico sul settimo tasto della corda Re e sul quinto tasto della corda La. Si percepiscono i battimenti.
E adesso andiamo ad intonare la corda Sol. Dunque suoneremo l'armonico sul settimo tasto della corda Sol e sul quinto tasto della corda Re. In questo modo, se la corda di partenza era intonata, il nostro basso sarà accordato con una apprezzabile precisione. Ad ogni modo, il mio consiglio è quello di avere sempre con noi un accordatore elettronico che non sbaglierà mai e velocizzerà tutto il processo. Anche perché nella vita pratica ci troveremo molto spesso ad accordare il nostro basso mentre gli altri musicisti stanno facendo più o meno la stessa cosa. Dunque difficilmente disporremo del silenzio e del tempo per accordare ad orecchio. Esercitarsi ad accordare con i metodi che ho illustrato è comunque un esercizio che consiglio di praticare, perché è un modo per stabilire una sempre maggiore confidenza con il nostro basso. Infine, accordiamoci con un accordatore elettronico. Ricordiamoci però che sugli accordatori elettronici le note vengono indicate con la notazione anglosassone. Dunque ricordiamola, per gli anglosassoni le note vengono indicate con le lettere dell'alfabeto, dalla A alla G. Il La sarà A, il Si sarà B, il Do sarà C, il Re sarà D, il Mi sarà E, il Fa sarà F e il Sol sarà G. Mi, in notazione anglosassone E, valore numerico espresso in Hz 41,20. La, in notazione anglosassone A, valore numerico espresso in Hz 55. Re, in notazione anglosassone D, valore numerico espresso in Hz 73,42. Sol, in notazione anglosassone G, valore numerico espresso in Hz 98. Bene, spero che questo approfondimento sull'accordatura del basso elettrico possa esservi utile e possa aiutarvi ulteriormente a familiarizzare con lo strumento. Se avete domande, dubbi, perplessità, critiche, scrivetemi tutto nei commenti e sarò davvero lieto di rispondervi. Per il momento vi ringrazio di aver seguito questo video fino alla fine e ci vediamo molto presto per altri approfondimenti. Ciao!